Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata dove vedremo come riciclare un barattolo delle proteine. Le proteine, una volta che le hai utilizzate, ti rimane il barattolo vuoto. Lo buttiamo? Andremo a fare dell'immondizia inutile. Perciò, siccome è un barattolo interessante, abbiamo deciso di riciclarlo. Come riciclarlo lo vediamo esattamente ora. Quello di cui avete bisogno appunto è un vecchio barattolo di proteine. Questo è delle Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey preso alla Decathlon e sono ben 908 grammi. La seconda cosa di cui abbiamo bisogno è questo. Che cos'è questo? Questo è un beccuccio per abbeveratoio per galline. Come funziona? La gallina va qui col beccuccio, lo tocca, questo toccando si apre come se fosse una valvolina e esce l'acqua. Perciò che cosa andremo a realizzare con questo barattolo? Beh, l'avete capito, un abbeveratoio con beccucci per galline. Ne metteremo più di uno ovviamente. E quello di cui abbiamo bisogno quindi è un barattolo di proteine, dei beccucci e un avvitatore o un trabano per fare i buchi. Adesso andremo a montare la punta a ferro per fare i buchi nella parte sotto. Quindi la parte sotto la andremo a bucare per mettere i ciuccetti, sopra ci sarà il tappo per mettere l'acqua e poi chiudere. Prendiamo il nostro barattolo, lo capovolgiamo, prendiamo il nostro avvitatore, andiamo a smontare la punta da avvitamento e svitamento e inseriamo una punta a ferro delle dimensioni tali che in sostanza deve entrare il ciuccetto, però non deve essere troppo largo il buco, altrimenti sguazza, quindi deve essere abbastanza stretto in modo tale da non esserci delle perdite. Poi qui c'è una guarnizione per evitare che fuoriesca l'acqua. Comunque dovete fare in modo che il buco sia abbastanza stretto rispetto al diametro del beccuccio. Ok, una volta scelta la punta opportuna andremo a fare dei buchi sulla parte inferiore del nostro barattolo, ok? Questo è troppo stretto, adesso prendiamo la punta un po' più grande, andiamo a allargare il buco. Questa è una punta leggermente più grande, andiamo a fare il buco un po' più grande. Ecco, questa ci entra alla perfezione. Abbiamo fatto un po' una cazzata perché il buco va fatto sulla parte piatta, non essendoci qui un piccolo avvallamento, non impiana bene, quindi potrebbe esserci qualche perdita. Adesso spero di no, però per sicurezza gli altri li facciamo casomai qui dentro, in modo tale da evitare che ci siano delle perdite. Quindi la prima cosa da fare è che vi dovete assicurare che ci sia una superficie piatta. Io adesso qui non ci ho pensato a questa cosa, ci ho pensato a posteriori. Quindi andiamo a fare un altro buco a questa distanza, mettiamolo qua. Facciamo un altro qua. Un altro qua. Sembra che sia piatto la situazione. Magari vediamo la punta. Mettiamo l'altra punta. Prendiamo il buco. Perfetto. Comunque adesso andiamo a posizionare i nostri beccucci. Qui la situazione è più consona perché è piatto, come dicevamo prima, perciò viene meglio ovviamente perché fa aderenza in maniera uguale su tutta la superficie. Vedete questo qui, vedete questo qui rispetto a questo qua c'è un po' di slivello. Andiamo a piazzare gli altri due. Uno
Qui c'è una piccola guarnizione che serve appunto per evitare che fuoriesca l'acqua. Vedete, questa è trasparente, serve per appunto fare un contatto che vada a pressione tra plastica e plastica. C'è la guarnizione che chiude ed evita la fuoriuscita di acqua, il gocciolio, il classico gocciolio. Ecco fatto, vedete? Questi sono i nostri beccucci. Abbiamo realizzato il nostro sistema, adesso andremo a provarlo per vedere se funziona. Questa potevo metterla qua e adesso è andata così. Queste sono le nostre galline curiose. Allora, questo è il sistema che avevamo prima. Perché lo dobbiamo cambiarlo? Questo era momentaneo, lo sapevo anche il perché. Perché in sostanza quando la bottiglia è trasparente, quello che succede tendono a formarsi delle alghe dentro, quindi ristagnando l'acqua forma delle piccole alghette che rendono l'acqua verde, verdina, come potete vedere. Non so se si vede un pochettino, si tende a formare queste alghette. Perciò è importante avere un barattolo che sia scuro, quindi non passi la luce, in modo tale che non si formino queste alghe. Per questo ho scelto questo barattolo nero, ok? Bianco sarebbe uguale, anzi forse è meglio, perché si riscalda meno l'acqua assorbendo meno raggi solari. Però l'importante è che non sia trasparente, in sostanza, per evitare proprio questa situazione di formazione di alghe. Perciò adesso lo andremo a mettere in questa posizione e poi mettiamo l'acqua. Già la gallina, vedete, vuole bere. Lo abbiamo piazzato, adesso andiamo a mettere l'acqua, vediamo se va, vediamo se non perde, vediamo se regge. Il ferro filato da una parte regge, dall'altra c'è lo spago, non credo che regga molto, però il Glamour Production. Vai, fai il test, gallina. Guardate la gallina, vediamo, fa subito il test. Vediamo se fa subito il test. È un po' titubante, sta cercando di capire. No. Ehi, stronza! Mi slaccia le scarpe. C'ho la gallina che mi slaccia le scarpe. Guarda. Bastarda. Non hanno ancora capito che c'è l'acqua lì. E vabbè, dai, capiranno. Comunque la cosa importante è che non perde.